Ciao a tutti! Per chi non mi conoscesse, io sono Paolo e questo è il mio canale Paolo Due Cavalli, dove faccio cose. Allora, in questo video non parlerò di Arranco, che è l'attuale mio van, un Bedford CF del 1981, proprio questo qua. Ma bensì parlerò di palafitto. Non essere geloso, ne sto solo parlando, l'ho già venduto. Che diamine, permalosissimo. Allora, palafitto era motorhome su base Ducato, aveva un 1009 turbo diesel da ben 76 cavalli e andava veramente bene. Ma a parte questo, il suo punto di forza era che era lungo o corto, come si può dire, solamente 5,08 m, mica per niente si chiamava 508, appunto era 5,08 m. Era abbastanza simpatico da vedere perché era quasi più largo che lungo. Questi lavori che ho fatto li avevo fatti nel periodo del lockdown. Infatti non avevo molto da fare, c'era questo lockdown, avevo questo camper, avevo anche un po' di materiale a casa che ho utilizzato, mi sono dovuto arrangiare un po' in un modo o nell'altro perché era tutto chiuso, non si poteva comprare materiale. Mi sono messo a mettere a posto palafitto. Inizialmente ho fatto solamente qualche foto delle cose che avevo fatto, per cui ho dovuto rabattare su qualcosa per farci un video e la cosa poi si è rivelata abbastanza divertente, per cui poi dopo l'ho fatto un pochino meglio. Comunque la prima parte è abbastanza scarna e tutti i lavori che ho fatto sono abbastanza alla portata di tutti quanti, per cui chiunque anche oggi potrebbe ripetere gli stessi lavori che ho fatto io nei propri camper, perché potrebbe essere utile a qualcuno questo video, o anche se siete solamente curiosi, guardatelo. Vedrete sotto ogni tanto delle descrizioni sull'avanzamento del lockdown con i vari giorni eccetera eccetera, insomma, perché avevo messo anche quello. Allora, partiamo con questo colossal della sistemazione di palafitto. Iniziamo! Adesso vediamo giorno per giorno in che modo mi sono tenuto occupato durante questo periodo. Buona visione, andiamo a iniziare con i lavori. Allora, un po' di carrozzeria ce l'ho, la navigazione di metallurgia, c'è qualcosa, ce l'ho, ce l'ho, un po' di sky ce l'ho, ho le colorie sparagraffette, ci sono. Dunque non mi rimane che agire, da che parte iniziare? Ho scelto ordine alfabetico, ordine di grandezza, ordine di importanza. Alla fine ho scelto l'opzione random, a seconda dove capitavo, tanto c'era da fare comunque qualcosa. Invertito apertura e cerniere in modo che apro. Ok, prima era apro così, comodissimo arrivare a prendere le cose. Inversione senso d'apertura della porta del frigo. Fatto. Pulizia stufa dentro. Passaggio fatto. Questo qua è il motorino della ventola di riscaldamento dell'abitacolo che mi faceva ultimamente un rumore tipo così, ed era veramente fastidioso. Allora l'ho semplicemente smontato, qua ci sono le viti, l'ho smontato, l'ho aperto, ci ho messo una gocciolina di grasso. Risultato finale, ah che bello, peccato che non ho i capelli da farvi vedere come esce l'aria. Sistemazione, ventola, silenziamento, ventola, silenziamento, silenziatura, ventola, abitacolo, fatto. Trasformazione plafoniera da resistenza a LED. Fatto.
questa pratica e bella botola della Turbovent, che mi ha regalato un gentile signore, è perfetta per essere adattata alla mia botola originale sopra la cucina, ma senza togliere la mia botola, che è ancora perfettamente a tenuta stagno. Ho dovuto fare alcune piccole modifiche per accoppiare i due meccanismi delle botole, ma niente di impossibile. Una tavola da sacrificare ce l'ho, un po' di viti, un po' di colla, una bella rifinita con raspa e carta vetrata, un po' di imperniante corretto con un po' di colore, se mi tornerete a restare i capelli. Trasformazione da botola semplice a turboventola. Fatto. Chiusure magnetiche di tutte le portelle che si aprivano un po' da sole. Fatte. Allora, il paraurti me lo sono trovato sfondato sotto casa, ma per fortuna esistono le colle bicomponente. Dunque, colla bicomponente per ricostruire la parte mancante, un po' di stucco, un po' di carta vetrata, un po' di olio di gomito e alla fine il paraurti è tornato abbastanza simile al nuovo. Abbastanza. Che lavoretto fatto, i più semplici, i primi che avevo fatto nei primi giorni di lockdown, e adesso continuiamo invece con una seconda parte di riparazioni qua un pochino più sostanziose, seghetto e raspa, lima, carta, vernice, insomma avvitatori, comincia una cosa un pochino più divertenti da fare rispetto che mettere un led o girare la cerniera o far chiudere bene le portiere. Qua è proprio ho fatto finalmente qualcosa e adesso aspettiamo che passa questa macchina. Salutiamo, ciao. Bene, non perdiamo tempo e partiamo subito con i lavori. Finalmente è arrivato il bellissimo momento. L'asse è quella avanzata dalla trasformazione della botola. Ho fatto il taglio, ho rotondato tutti i bordi e messo viti passanti, perché sul pezzo originale, che non c'era più, sicuramente avevano messo delle viti autofilettanti. Poi uno strato di gomma a piuma, pressa tecnologica, similpelle nera, graffette come se non ci fosse un domani, costruzione e imbottitura paradivano, sedile ribaltabile, fatta. Rivestimento paracolpi, rivestimento di questo qua. fatto. Questo è stato un bel lavoro. Ho preso lo schienale demolito della panca ribaltabile, quella dietro il sedile di guida, e anche lì ho fatto un lavoro di imbottitura per renderla tutta quanta un pochino più morbidosa. Preso il mio solito rotolo di Sky, ho ritagliato i pezzi, e però qua serviva una mano esperta per riuscire a mettere insieme questa roba qua. Io più che graffette, colla non sono capace a fare. Qua serviva la mano pratica della mia compagna, che mi ha dato una mano fondamentale. Pronta, perfetta, messa su come un calzetto, impeccabile. Fodera dello schienale dietro la guida, imbottito anche, fatto tutto morbidoso, cucito, fatto. Allora, già che avevo smontato il sedile, ne ho approfittato per lavarlo. Allora l'ho sguainato tutto quanto, buttato tutto quanto in lavatrice, e finché la lavatrice faceva il suo lavoro ho pulito anche le varie plastiche del sedile.
come vedete un solo lavaggio non è bastato e lo faccio ripartire da capo. Ho fatto lavori, tra cui sostituito cuscinetti di tutte le ruote, dischi, pastiglie, ganasce, cilindretti, revisione di freni, distribuzione, pompa dell'acqua nonché vari supporti motori. Tutti i sensori di temperatura, radiatore, motore, bulbi, tutto quello che si poteva fare. Tutte queste robettine che le ho fatte. Alternatore, sostituito lampadine degli stop a resistenza, le ho messe a LED, sono un pochino più veloci per quelli che stanno dietro. Ho sistemato il riscaldamento interno, ho messo a posto il boiler e sul boiler è stato un bel lavoretto, devo dire. È stato un bel lavoretto perché pensavo che era una cosa tragica, invece era veramente una sciocchezza e è andato benissimo. Partito al primo colpo, perfetto, tac, boiler funzionante. Non mi piace proprio vedere le cose buttate là, allora ho pensato di fare un supporto per inserire i manometri delle sospensioni ad aria posteriori. Allora ho preso uno scaffale scartato dell'armadio, visto che stavo finendo il legno a disposizione e non si poteva andarlo a comprare, per creare una bandella sempre abbastanza morbida, sempre ricoperta in sky, da poter ospitare appunto questi manometri. Bandella laterale soft con manometri sospensioni ad aria incorporati e modifica plastica masticata, copertura, leva frenamano, direi fatto. Ho preso un vecchio subwoofer, un amplificatore che avevo già, e ho costruito una cassa da subwoofer che fa anche da comodino per il passeggero. Poi ho preso le vecchie casse buttate via immediatamente a 8 ohm, ho preso il legnazzo originale che ho rivestito con la similpelle, ho preso un vecchio canale centrale che ho trasformato in cassa acustica ben imbottita, da montare al posto di quella roba che c'era prima. Poi la sgancio, tac, e quando apro la porta da fuori ho la cassa per la musica. Sto finendo il materiale per produrre le cose. E adesso vediamo se funziona. Ma direi funziona. Come si dice, un cesso di gabinetto? Comunque, non trovando il pezzo di ricambio sotto regime coronavirus, ho optato per rifare da solo il pezzo mancante con dell'alluminio, martello, e tutto messo insieme per risolvere questo gravissimo problema, gravissimo problema accesso. Sistemazione tazza del cesso. Fatto. Oh, adesso sto meglio. Bene, ce l'abbiamo fatta. I lavori, come ho già detto, tutto sommato facili, dai, veloci, alcuni un pochino più complessi, però comunque tutta roba abbastanza facile. Allora, non perdiamo tempo in ciance e andiamo subito a vedere, giriamo, come ho fatto quelle cose lì, come ho pulito quel lavandino là in fondo. Poi chissà chi sarà mai stato a fare questo obbrobrio qua nella serratura della porta.
Allora ho preso il mio vecchio portaprosciutto che avevo a casa, visto che avevo finito tutto il materiale, e mi sono messo a lavorarlo un po'. Adesso anche accendendo qua, tac, si accende la luce là. Bello, mi piace. Oppure si può scegliere di spegnerla direttamente da qua. Sistemazione della porta, entrata della cellula abitativa di palafitto. Fatta. Ah sì. E con luce. Fatta con luce. Buchi del passato da fare, devo inventare qualcosa. Allora ne ho approfittato e ho ricavato un'apertura su un vecchio pezzo di legno che dovevo farla da un sacco di tempo per ricavare il materiale necessario per questo nuovo pezzo. E giù ancora di olio di gomito. Allora, eravamo rimasti qui ai buchi da risolvere il problema. Fatto. Oltretutto è anche bella pratica. Qua le immagini parlano da sole. Anni di soprusi hanno reso questo piano di lavoro un disastro. Lucidatura lavandino. Fatta. Queste non mi piacciono. Terribili, inutile pulire tutto e lasciare sta schifezza.
assetto, imbottitura antirumore, sistemazione cilindri, cerniere, pulizia totale fatta. Usando sofisticate e avanzatissime tecnologie ho realizzato uno schema 3D per la creazione con una stampante a controllo numerico della figura esatta del pavimento. E poi è stato solamente lavaggio accurato per farla tornare praticamente come nuova. So hard like this. Pavimento Super Flowers, pandan con cassa disigual, morbidoso, figo, morbidoso, si può togliere quando si vuole, si può rimettere quando si vuole, e direi fatto. Il mio vecchio camper palaffitto è andato a miglior vita, nel senso che adesso è in una famiglia e sta più contento e fa felice un bambino e un cagnolino, oltre che i genitori ovviamente. E Luca mi ha risposto per primo all'annuncio che avevo messo quasi per gioco su Subito. Comunque sei pronto per il viaggio? Sì, abbastanza. La cosa bella è quando fai i video puoi tagliare quello che vuoi. Ah, ok. Perché tu puoi dire anche una parolaccia.
allora Palafitto se ne andrà via con... aspetta che metto l'occhiale, sennò magari si vedono gli occhi lucidi. Se ne andrà via con Luca, che è venuto da Vicenza per godersi di questi 5 metri di camper. Pronto per partire? Prontissimo. Sì. E Palafitto mi saluta. Quando si spegne la spia delle candelette vai. Bene. Ciao. Fammi sapere appena arrivi a casa, eh? Certo. Bene. Ciao, buon viaggio. E poi è partito per casa sua. Ciao Palafitto. E ho salutato Palafitto. In sintesi, questa è la fine che ha fatto Palafitto. È passato miglior vita. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it. Maybe separate is better. I will love you till forever. You know my answer. Don't come back. You know my answer. Don't come back. You know my answer. Don't come back. You know my answer. Bene, dunque questi sono tutti i lavori che ho fatto a Palafitto, che devo dire è stato veramente interessante. Il primo camper dove praticamente ci ho messo un pochino le mani e come avete visto poi l'ho anche venduto. Devo dire che è stata dura venderlo perché era un mezzo veramente fantastico. Ho visto che non era adatto a me, ma era ancora troppo grande per i miei gusti. Per cui dopo quel veicolo lì c'è stato Brutus, di cui probabilmente avete già visto il Colossal, che se non l'avete visto alla fine del video ci sarà anche il collegamento. Bene, detto questo non mi resta che dirvi che se questo video vi è piaciuto di lasciare un bel like e magari condividete ad altra gente che ha bisogno di fare piccoli lavori, che potrebbe essere magari stimolante. E poi, se volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Bene, da me, Palafitto. Da me e Arranco, per questo video è tutto. Ci vediamo alle prossime smanettate. Ciao!